Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami pesci, tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2024. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dei pesci. Può essere un periodo dedicato all'introspezione, all'analisi di se stessi, alla ricerca del proprio scopo nella vita, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella sezione dei video. Si sono girate delle carte? No. Ok. E sempre nella sezione dei video, ragazzi, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi, i link alle previsioni del secondo semestre del 2024 e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono uno di metafisica base che vi spiega cosa sono e come funzionano i chakra, e l'altro è un corso base di tarocchi. Bene, date sempre un'occhiata alla descrizione comunque perché vi metto tutte le novità lì. Ok, qui le carte proprio parlano, ragazzi. Allora, cominciamo con un asso di denari, abbiamo un 9 di spade, un cavaliere di bastoni, un 5 di bastoni, un 6 di bastoni, una regina di denari, 8 di denari, e la temperanza. Bene ragazzi, questa è una lettura nuova e è una lettura mensile e andrà a sostituire le letture generali dei primi 15 e dei secondi 15 giorni del mese. Quindi è una lettura diciamo globale, però è più specifica perché vado a vedere in ogni settore della vostra vita come potrebbe essere il movimento energetico. Sarebbe importante per me avere un vostro feedback. Spero che in questo modo, insomma, sia un po' più, diciamo, comprensibile la lettura, e io non debba fare troppi esempi. Adesso ve la sto presentando mensilmente, però ho intenzione di proporla nelle sessioni, nelle letture private, come una lettura bimestrale. Poi se c'è proprio qualche tema, diciamo nel breve periodo, si può anche fare mensile, ma di solito le energie hanno bisogno di un po' per svilupparsi. Quindi io ho intenzione di promuoverla, diciamo, come lettura bimestrale. Siccome è nuova, ho intenzione di metterla in promozione ad agosto. Quindi se siete interessati mi potete scrivere ad agosto, così vi dico la promozione. Oppure mi potete scrivere anche adesso perché c'è già la promozione semestrale in promo per luglio. Allora, la semestrale sono 20 carte, sono una fotografia del prossimo semestre su ogni singolo aspetto della vostra vita. Dura da 40 a 60 minuti e resta poi online 6 mesi, nel senso che la potete riguardare per 6 mesi. Questa è più corta, ovviamente, sono 8 carte, non 20, ha una durata di circa 30 minuti e ha dai 20 ai 30, adesso dipende molto dalle carte che escono, comunque più o meno la durata è quella, però ovviamente essendo la durata inferiore anche il costo è inferiore rispetto alla semestrale. Comunque qualsiasi informazione vogliate mi potete contattare via mail. Adesso passiamo alla lettura. Partiamo da questo asso di pentacoli. Prima vado a vedere tutte le carte, così mi faccio un'idea generale, poi andrò a dirvi i single, non single, dipendenti, disoccupati, autonomi, flusso di soldi che entrano, insomma andiamo a vedere un po' tutto il panorama. Allora, partendo da questo asso di denari, devo dire che ho come l'idea che ci sia come un nuovo inizio, un nuovo tipo di, potrebbe anche essere un'idea, un nuovo tipo di percorso, una strada che si apre o che vi volete aprire, considerato che comunque la carta dell'eremita è la carta del ricercatore, di qualcuno che cerca mete più elevate. Andiamo a vederlo con i mini tarocchi.
Cavaliere di Pentacoli. Fante di bastoni, 8 di bastoni, fante di spade. Può essere un'iniziativa di gruppo. O potrebbe essere un'iniziativa, ragazzi, in cui vi lasciano soli, dove all'inizio magari c'è un tipo di appoggio quando diciamo progettate la cosa e poi in realtà potrebbe essere che ad agosto vi sentiate un po' soli nel gestire questo nuovo inizio. Però andiamo con calma. Vediamo il 9 di spade. 10 di bastoni. E la luna. Voglio andare a vedere anche il cavaliere di bastoni. 4 di spade e 4 di coppe. Dunque, ho la sensazione, vedendo 9 di spade ci sono come delle preoccupazioni, no? Nel mese di agosto, però ho come l'idea che siano dovute a delle vostre aspettative. Cioè è come se aveste paura, magari di non raggiungere il risultato, di non farcela da soli, ehm, di non essere all'altezza, di non soddisfare le aspettative vostre, ma anche degli altri. Cioè, come questa sensazione che ci sia come un tema che in un certo senso vi spaventa. Abbiamo la luna, mi fa venire proprio in mente la paura qua. Mentre qui sento come una sorta di movimento verso la propria guarigione. Vi dirò, ho anche la sensazione che qualcuno non si renda conto di essere stanco, cioè nel senso, sapete quando la mente dice no, devo fare questo, devo fare... e si perde un po' la connessione con il corpo e non ci si rende conto che magari si è sfiniti, però la mente è talmente abituata ad andare avanti che non ci si ascolta, quindi non ci si dà il tempo per riposare, è un po' quello che mi dice questo 4 di spade. Può essere che dobbiate occuparvi di alcuni temi, di alcune tematiche che comunque vi drenino. Andiamo a vedere anche il 5 di bastoni. Perché poi avete 5 e 6. Andiamo a vederli. 9 di bastoni e carro. È come se ci fosse la necessità di ampliare i propri confini, ragazzi. Ampliare il proprio spazio. O prendersi il proprio spazio. Qui ho l'idea davvero che siate un po' fagocitati dagli eventi nel mese di agosto e che a un certo punto vi toccherà riconoscere che avete bisogno di riposo, avete bisogno di rigenerarvi. Andiamo a vedere se di bastoni. Mm, 9 di pentacoli. E asso di denari, super wow, mi si ricollega un pochettino a questo asso qui, ragazzi. Qui ho l'idea che ci potrebbe essere, vi dico, potrebbe anche essere qualche hobby che riuscite a monetizzare, potrebbe essere qualche vostro progetto che appunto avete portato avanti come idea fino ad adesso e adesso iniziate a concretizzare. Però con i 6 di bastoni qui c'è successo, popolarità, notorietà.
il raggiungimento di un qualche tipo di traguardo. Potrebbe anche essere, però poi ci arrivo dopo, un qualche tipo di aumento di stipendio piuttosto che di ruolo, eh? Andiamo a vedere la regina di Pentacoli. Mm. Giudizio e 7 di spade. Datemi una carta per questo 7. Allora, la regina di denari, in effetti è una carta molto positiva, mi parla di abbondanza economica. Ma allora, per qualcuno potrebbero esserci allora, da un lato la notizia di qualche spesa per la casa, da un'altra parte sento che ci potrebbe essere come un voler nascondere un qualche tipo di spesa durante il mese. Voglio andare a vedere anche l'otto di pentacoli. Sentite ragazzi, io ho la sensazione che qualche parente vi potrebbe fare un'offerta che voi dovete valutare attentamente, perché ho come l'idea che potrebbe essere uno specchietto per le allodole. E non dico che l'altra persona sappia, magari è convinta che sia un buon progetto, è convinta che sia una buona offerta, però tenete gli occhi aperti, perché con queste 7 di spade, il 4 di spade e il mondo, qui ci potrebbe essere o qualche mettiamo, usiamo la parola non detto. Potrebbe esserci qualche non detto o appunto inerente a un viaggio o inerente a una casa, soprattutto se siete in una fase di compra-vendita. Qui c'è un trasloco, una casa, un movimento, uno spostamento su cui poggia il sette di spade. Questa sensazione di falsità, questa sensazione di situazione poco cristallina. Però considerato che avete anche il giudizio, credo che qui verrà proprio a galla questa sorta di bugia o di non detto di cui vi ho parlato. L'otto di pentacoli è spiegato dalla stella e dalla sacerdotessa, due carte di forte divino femminile, mentre l'otto di pentacoli è una carta di divino maschile. E... Guardate, qui si tratta di puntare in alto, di connettervi col vostro lato emotivo, perché avete il potenziale, chiudendo gli occhi, isolandovi, entrando in quella fase di meditazione, di canalizzare la risposta alle vostre domande. Con la stella si parla di nuovi obiettivi, ma anche di nuova speranza, e con la sacerdotessa si parla un po' di saggezza, nel senso che è lei che vede oltre il velo, lei vede che cosa c'è anche dopo, quindi mi dice un po' che avete bisogno di guardare nel lungo periodo, di fare un lavoro. Guardate, per qualcuno, siccome sono due carte che parlano di esoterismo fortemente, questa parla di astrologia, questa parla di tarocchi, erbologia, insomma, tutto quello che cura a livello archetipico, a livello anche le costellazioni familiari, queste soprattutto la stella, tutto quello che cura l'anima, diciamo, qui ho come se l'idea che dobbiate iniziare a fare un lavoro sulla vostra parte femminile, sullo scoprire qual è il vostro potenziale e infatti poi terminiamo con la temperanza che è una carta di riequilibrio. Andiamo a vederla. Due di bastoni, 10 di coppe e 2 di pentacoli. È come se nei piatti della bilancia della temperanza ci fossero la vostra voglia di andare avanti e il dover gestire le cose che avete già in piedi. Mi viene da dire che c'è di mezzo anche un'unione familiare, un qualche tipo di gruppo, o può essere che venga guarita come quest'unione. È una carta di completamento il 10 di coppe, quindi è come se dovesse, se vi dicessero cerca di integrare tutto, quindi quello che si ha già in piedi con quello di nuovo che sta partendo.
Vi dico, la carta dell'eremita vi dà la possibilità di trovare la vostra forza interna, rendervi conto di quanto siete forti, abili, saggi, capaci. Allora ragazzi, partiamo dall'amore, partiamo da chi è single. Io sento che qui potreste essere in un periodo di purga dovuto all'eremita, quindi potrebbe essere ancora agosto, un mese dove avete bisogno di lasciare andare delle storie vecchie. E non vuol dire se vi siete già lasciati da 2 anni o 2 settimane. Se pensate spesso all'altra persona, se avete ancora rancore, senso di colpa, qualsiasi tipo di legame energetico che c'è ancora con l'altra persona, indica che a livello energetico la relazione è ancora aperta. Perché quando voi pensate a qualcuno è come mandare energia a qualcuno. E qui ho come la sensazione che si debbano lasciare indietro, ci si debba un pochettino muovere dalla propria zona, si debba un po' fare appunto questo lavoro di rivalutazione del divino femminile. Quindi vi sento un po' non proprio felici, sinceramente, però in una fase dove state facendo pulizia fondamentalmente. Per quello che riguarda le persone che sono in coppia, allora, da un lato sento che potrebbe esserci qualcuno che durante il mese potrebbe essere solleticato da qualche amicizia fuori dalla coppia. Non mi dicono se potrebbe funzionare o no, sinceramente. Lo scopriremo poi magari nel prossimo mese, però ci potrebbe essere qualche tipo di movimento interessante extra relazione. Se invece non volete nessun extra, vi dico, abbassate un pochino l'asticella col vostro partner o della vostra relazione, perché ho l'idea che vi stiate frustrando per questioni che avete paura possano succedere, quindi vi state già facendo la testa prima di rompervela fondamentalmente, e vi perdete il bello che è, che potete vivere nel quotidiano, perché avete paura, perché vivete nella paura. Questo ve lo dico perché c'è la luna, eh? C'era anche, eccolo qua, un 9 di bastoni, che è una carta che mi dice che comunque è come se con questo ciclo di bastoni ci saranno degli screzi, delle divergenze, degli attriti con il mondo circostante, con chi vi sta intorno, non tanto perché effettivamente ci sia motivo di attrito, ma perché voi siete troppo sulla difensiva. Sapete, ci sono certe persone che quando voi chiedete qualcosa vi aggrediscono, vi rispondono aggredendovi perché sono perennemente sulla difensiva. Se siete in una relazione ni, cioè non ben definita, ragazzi, sarà un po' tribulata, sinceramente, questo periodo, questo mese, tribulato si dice. Ehm, vedo un po' di incertezze, un po' di insicurezza, effettivamente avere questo eremita mi dice che vi sentite un pochettino soli. Mm. L'altra persona potrebbe, insomma, esserci e non esserci, mi viene da dire. E qualcuno potrebbe anche prendere consapevolezza in questo momento di isolamento, che insomma ci si deve muovere da dove si è. Mm? Parlando del lavoro, allora devo dire che tutto sommato è un momento prospero. Se siete senza lavoro, ragazzi, avete due assi di denari. Muovetevi. Se avete spese intorno alla casa, preventivate tutto in modo molto dettagliato, questo mi sento di dirvelo. Comunque per quello che riguarda il lavoro, sento che potrebbero proprio chiamarvi per non so se è solo proprio per fare il colloquio o già direttamente per assumervi, perché comunque con questo 6 di bastoni, i due assi di denari che vedo qui avete anche un 9 di pentacoli, qui avete la regina di denari, qui avete l'8 di pentacoli, quindi il lavoro lo vedo bene nel mese di agosto. Nel caso lavoriate, chiaramente, se siete in ferie, vi vedo proprio coccolarvi. Ci arriviamo se siete in ferie, aspettate.
Quindi, se siete disoccupati, ragazzi, state tranquilli che entro la fine del mese potrebbe iniziare un nuovo tipo di lavoro, ma non escludo che molti potrebbero decidere di aprire la partita IVA, di diventare autonomi. Mi parlano di radio. Sapete che io ogni tanto sento le cose. Mi hanno parlato di radio. Io credo che qualcuno qui potrebbe decidersi a iniziare quella collaborazione con la radio, quel podcast, quel canale di YouTube. E come c'è un qualche cosa che vi porta in alto nel mese, probabilmente questo nuovo progetto, questa nuova idea, questo nuovo inizio che vi porta comunque in alto. Ehm, Nelle aspettative, ma soprattutto in quello che è l'essere riconosciuti dal mondo esterno. Potrebbero esserci per gli occupati come dei premi, potrebbero esserci delle nuove proposte, potrebbero esserci degli aumenti di livello, degli aumenti di ruolo. E se siete autonomi, io ho come l'idea che inizierete o con un nuovo tipo di prodotto o inizierete a proporre un nuovo tipo di servizio. Mi resta comunque l'idea che qualcuno, tra virgolette, vi abbandoni durante il percorso o magari non avete proprio un collaboratore con cui avete iniziato questo progetto, avevate solo degli consulenti, ma è come se qualcuno vi lasciasse un po' per conto vostro. Vi dico, il senso di solitudine dell'eremita ce l'avete un po' come alone generale, no? Se vogliamo, nel senso mi analizzo cosa fa. Poi è vero, è anche una carta di, come vi posso dire, non malinconia, però forte, forte riflessione. Mi risuona tanto con con questo 9 di spade in questo caso, come se ci fosse qualcosa che non vi torna. Però devo dire che tutto sommato si prospetta molto bene. Vi sento che raccoglierete i frutti e allo stesso tempo ne seminerete di nuovi. Se siete in ferie, ragazzi, questo vale per tutte e tre le tipologie. In ferie intendo fuori dalla zona dove voi residete, dove vivete, insomma. Qui, ragazzi, fuori da questa zona di comfort, tra virgolette, ci potrebbero essere delle conoscenze veramente, veramente interessanti. Sento che sono ragazzi giovani, sento che sono ragazzi che potrebbero aiutarvi con l'internet, il marketing, tutto quello che sono i social media. Sento che sarà quello a farvi fare il boom. Potrebbe anche essere una nuova collaborazione con un altro autonomo, per esempio, un'azienda, se voi la siete dipendenti, ma forse funziona di più questo esempio se siete autonomi e inizierete a collaborare con un altro autonomo. Allora, ragazzi, parlando di soldi, parliamo di soldi per quello che riguarda il flusso di entrate e di uscite di agosto. Vi vedo abbastanza bene, potreste investire un po' troppo ehm, o per i viaggi, non che, non che spendiate troppo, ma è come se doveste essere ben oculati, considerato questo nuovo progetto che avete, nel muovere cioè su che cosa investite i soldi. Molto potrebbe esservi utile, cioè molto potrebbe andare per il viaggio, per la casa, e mi viene da dire per reinvestire in voi stessi. Ma i viaggi li vedo in diverse zone, quindi secondo me potrebbe essere uno spostamento anche magari ai fini lavorativi, però sì, c'è come una sorta di investimento da dover fare. Ma tutto sommato va bene, cioè nel senso, ragazzi, ragazzi, siamo ad agosto. Con questo set di spade mi sento di dirvi attenzione ai furti in casa se siete all'estero. Non dite a nessuno quando andate in ferie o dove andate. Non ditelo a nessuno, prendete partite e andate. Però fate attenzione ai furti e fate attenzione alle perdite accidentali, le chiavi di casa, piuttosto che, non lo so, le chiavi, gli occhiali, i telecomandi, mi dicono. Per quello che riguarda invece gli investimenti che danno una rendita passiva,
Eh, Nì, nì nel senso che potrebbero esserci come dei risvolti della medaglia non proprio carini, soprattutto se sono investimenti immobiliari, se sono bed and breakfast, cioè investimenti immobiliari, sì, possono essere anche per altre ragioni, però tipo il bed and breakfast comprende sia magari l'acquisto di una proprietà, sia il discorso del mettere in affitto, no? Quindi sono un po' due tipi di investimenti che vanno di pari passo. Però qui ho come la sensazione, potreste effettivamente vedere come una sorta di boom, ma c'ho questo set di spade che è lì, che mi pesa, che potrebbe essere come una bolla, sapete? Chi gioca in borsa mi capisce. Comunque, siete prudenti, se dovete spostare del denaro, se dovete fare investimenti importanti, siate molto prudenti. Se invece, ragazzi, guardiamo, diciamo, il vostro spirito, come state un po' nell'evoluzione spirituale di questo mese, che cosa andrete a lavorare, vedo questa temperanza, vedo questi due arcani maggiori, ho la luna che sempre mi parla di divino femminile, e qui è proprio come se ci dovesse essere un bilanciamento tra il divino maschile e il divino femminile, tra il faccio e il sono. Faccio, o semplicemente esisto, sono, vivo, lascio fluire, perché il divino maschile, essendo un'energia yang di movimento, di azione, è quella che fa, mentre il divino femminile, essendo un'energia un po' più calma, è un'energia yin ed è quella che riceve, è quella che, diciamo, segue un po' il flusso. E qui con la temperanza come l'idea che dobbiate mettere un po' in equilibrio questi due lati della medaglia. Prima vi ho detto che la temperanza potrebbe anche fare riferimento al integrare quello che è questo nuovo progetto con quello che è, diciamo, i progetti che avete già in testa, ma potrebbe anche fare riferimento a integrare il vostro vecchio io con la nuova parte di divino femminile che secondo me andrete a lavorare, perché anche qui avete una regina che non è il diventare più femmine, mm? Ma è il lavorare di più le proprie capacità percettive, le proprie capacità di ascolto di se stessi, le proprie capacità intuitive. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Ok. Le vite passate e fiducia. Allora, questa carta mi risuona con la luna, cioè nel senso è la luna. Però qui nel mazzo di Osho mi parla di vite passate e avere fiducia. Quindi io ho l'idea che ci sia qualche tipo di, magari anche bagaglio karmico, devo dire ragazzi, che potrebbe in qualche modo stare influenzando il vostro modo di vivere la femminilità, di vivere il fluire le situazioni, di vivere, ok? E poi abbiamo questa carta che è la fiducia, che è un fante di coppe che mi dice che è come se aveste bisogno appunto di buttarvi, di seguire il flusso, che è un po' quello che dicevamo prima. Secondo me qui prima è importante imparare ad ascoltare voi stessi, farvi le domande fondamentali della vostra vita. Sono felice così come sono? Cosa cambierei? Dove mi vedo fra 2, 5, 10 anni? Comunque tutto sommato è un mese piuttosto movimentato da un punto di vista lavorativo, ehm, direi anche dal punto di vista emotivo, ma un po' più sofferto, se vogliamo. Il lavoro vi darà più soddisfazione che la parte relazionale, secondo me. Comunque è importante, ragazzi, poi avere un vostro feedback, quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se vi risuona, insomma, se vi trovate con questa lettura. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete o contattarmi via mail per fissare una sessione individuale oppure potete abbonarvi al canale.
La sezione degli abbonamenti è stata creata perché con tutte le persone con cui io facevo una consulenza mi ritrovavo a parlare delle stesse dinamiche di comportamento, spiegavo sempre le stesse cose. Quindi ho detto, le raggruppo, metto tutto insieme, creo come una sorta di percorso e lo metto a disposizione delle persone che vogliono cambiare la loro vita. Quindi, se siete interessati, potete guardare i titoli dei video, sono pubblici, li vedete nelle copertine, scusate, nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio ragazzi, vi auguro un mese di agosto splendido, se siete in ferie buone ferie, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!